Ciao ragazzi e ragazze, con questo video vorrei aprire una miniserie di video sulle usanze nella pazza epoca vittoriana. Non so voi, ma a me affascinano le pratiche e le usanze del passato e trovo particolarmente interessanti e strane quelle praticate in epoca vittoriana. Inizierò con le abitudini igieniche dei vittoriani, per poi proseguire con altri argomenti che spero incuriosiranno anche voi. Innanzitutto è bene sapere che per epoca vittoriana o età vittoriana si intende comunemente il periodo della storia inglese compreso nel lungo regno della regina Vittoria, cioè dal 1837 al 1901. In questi anni l'Inghilterra attraversa un periodo di stabilità, floridità economica ed espansione commerciale e coloniale, ma vede anche l'emergere di importanti problemi sociali. Le pratiche igieniche vittoriane che vi farò conoscere potranno disgustarvi, ma considerate che comunque a quei tempi tante cose non esistevano. Invenzioni come il phon o l'acqua calda diretta erano ad anni luce di distanza e soprattutto molti non avevano neppure l'acqua diretta in casa. Era un lusso concesso a pochi tra i più ricchi, infatti solo palazzoni e imponenti magioni dell'alta società possedevano un pozzo personale. Le altre persone dovevano recarsi al pozzo del paese per prendere l'acqua e non era propriamente sempre vicino a casa. Le persone di ceto più basso si lavavano direttamente in torrenti e fiumi, ma in un'epoca dove si moriva di febbre tra le persone più ricche, potete immaginare il freddo che ci fosse d'inverno e quante persone potessero avere la folle idea di immergersi in un torrente ghiacciato a dicembre. Nessuna, ovviamente. Le mani. La pulizia delle mani non era uso comune come oggi, dove ci possiamo lavare le mani ogni volta che tocchiamo qualcosa per strada o che puliamo casa. Se si era poveri ci si lavava le mani nel pozzo e quando si tornava a casa l'acqua non c'era. Tra i più ricchi a tavola c'era l'usanza di disporre una ciotolina con l'acqua e limone, ma a livello di disinfettante non è che fosse gran cosa. Il bagno. Lavarsi spesso era altamente sconsigliato dai medici. Immergere in acqua l'intero corpo lo rendeva secondo loro più vulnerabile alle infezioni, quindi meglio usare una spugna e dell'acqua gelata. Il bagno settimanale per uomini e donne era il minimo sindacale e molti si attendevano solo a quello. I bagni supplementari solitamente erano richiesti ai propri servitori in due casi: dopo una bella cavalcata, dove si sudava molto, ci si sporcava di fango, erba e terriccio e soprattutto si impregnavano i vestiti dell'odore del cavallo; dopo un ballo, dove si sudava a causa degli ingombranti vestiti, dell'affollamento della sala e del movimento durante la danza. Soprattutto si usava anche per rilassare i piedi che venivano distrutti da quelle che erano le scarpe del tempo. Il bagno settimanale di solito si usava farlo dopo cena. I servi avevano il compito di scaldare l'acqua e poi riversarla in una grande tinozza dove i padroni si immergevano rilassandosi nel tepore. I servi, una volta che i padroni avevano finito di lavarsi, con l'acqua ormai quasi fredda potevano approfittarne e lavarsi a loro volta. Ovviamente era loro vietato sprecare altra acqua o scaldarla nuovamente. I più poveri avevano solo il fiume come scelta. Per mascherare gli odori cattivi emanati dal corpo, le donne si profumavano con olio e talco e non immaginate i profumi di oggi. Spesso si trattava di ambra grigia ottenuta dallo sperma di balena o dal musco di sterco. I capelli. Sappiamo bene che nel Settecento le elaborate parrucche erano piene di pidocchi e pulci. Non è strano immaginarli mentre saltano da una testa all'altra. I nostri vittoriani non erano sporchi come loro, ma ci erano vicini. Purtroppo non esistevano i phon e il riscaldamento era quello del caminetto. Le case non erano impermeabilizzate e calde come potete pensare. D'inverno i capelli si lavavano molto poco. Il rischio di incorrere in una seria influenza poteva essere elevatissimo. Immaginate queste donne dai capelli lunghissimi, tutti bagnati, che venivano tamponati con asciugamani e poi spazzolati davanti al camino fino a che non si asciugavano. Potrete immaginare quanto fosse lungo il procedimento e se una donna ricca poteva anche permettersi questo lusso ogni tanto durante l'inverno, una donna povera si sarebbe quasi sicuramente fatta venire una broncopolmonite a stare con quintali di capelli lunghissimi bagnati. Gli uomini potevano andare anche da un barbiere, le donne invece facevano tutto in casa con la fidata cameriera personale. I capelli venivano lavati nella tinozza o in una bacinella apposita. Prima si utilizzava il sapone e poi si aggiungevano sostanze che aiutassero a rendere i capelli lucenti. Mughetto, caprifoglio e rosa erano le fragranze usuali degli oli, che si aggiungevano all'acqua per profumare i capelli. Anche l'olio di semi di lino veniva utilizzato già ai tempi per dare luce alle fluenti chiome.
I capelli si lavavano anche con ammoniaca e acqua calda, oppure si usava succo di cipolla. Le povere, le contadine, le serve e la gente di ceto basso si lavava prioritariamente al fiume, anche i capelli. Lo si faceva d'estate e si approfittava del caldo per farli asciugare dai raggi del sole. In ogni caso non era così frequente come lavarsi al giorno d'oggi. Igiene dentale. Purtroppo non era raro che buona parte dei denti fossero marci e ingialliti e che già a 30 anni si avesse la dentiera o i denti d'oro. Non era neppure inusuale l'alito cattivo. Per quanto riguarda l'igiene orale, possiamo dire che stranamente erano avvantaggiati i poveri. Essi infatti non potevano seguire la stessa dieta dei ricchi, piene di cose zuccherose e grasse. Seguivano una dieta più povera, per lo più composta da verdure, di conseguenza i loro denti erano meno a rischio di quelli dei signori. Un'altra piaga per i ricchi e i problemi orali era l'alcol, cosa che i poveri non si potevano permettere, mentre un altro punto a favore della classe povera era la radice di liquirizia, che i contadini masticavano di continuo e forniva un valido sostegno per l'igiene orale. In ogni caso sappiate che avere i denti guasti e l'alito cattivo era cosa comune, infatti non era diffuso l'uso dello spazzolino. Ad attribuire importanza al sorriso si iniziò dopo la metà dell'Ottocento e vennero anche inventati i primi dentifrici. Purtroppo erano più dannosi che utili poiché intaccavano lo smalto. Il composto era formato da limone e bicarbonato. Ovviamente i ricchi e i borghesi arrivarono all'uso dello spazzolino molto prima del popolino. Igiene intima. Dovete sapere che a quei tempi toccarsi le parti intime era considerato quasi alla strega della masturbazione, qualcosa di sporco, di disgustoso, da non fare assolutamente. Questo valeva sia per gli uomini che per le donne, di conseguenza l'igiene intima era pressoché inesistente. Si evitava il più possibile di toccare quelle parti del corpo, si passava rapidamente una spugna durante il bagno, ma molto velocemente e senza particolare cura proprio per evitare di indugiare in quei luoghi che era vietatissimo toccare. Il fanatismo religioso a quei tempi era molto sentito. Vaso da notte e funzioni corporali. Il vaso da notte era usato sia dagli uomini che dalle donne. Era munito di coperchio e si usava sia per le feci che per l'urina. Si usava la mattina, la sera e ogni qualvolta se ne avesse bisogno durante la giornata, se si era in casa. Quando non si era in casa si usava la cosiddetta bourdaloue, scusate se lo pronuncio male ma non ho studiato francese. Era un vaso da notte portatile studiato apposta per signore. Questo oggetto eredita il nome dal suo inventore, Louis Bourdaloue. Egli era un gesuita francese e un abilissimo predicatore, tanto abile e bravo da arrivare a dire messa alla corte di re Luigi XIV nella cappella di Versailles. Le sue prediche interminabili però costituivano un problema per le dame del tempo, che con tutti quei gonnelloni, sottogonne, sovraggonne e infagottamenti vari dovevano abbandonare di corsa la funzione per espletare le funzioni corporali. Così, per non perdersi nemmeno un istante del bellissimo sermone, il predicatore inventò la bourdaloue. Essa a prima vista poteva ricordare una zuppiera, ma è un vaso portatile studiato per la donna. Erano di forma ovale, sagomata sui lati, da un lato avevano un beccuccio per poterle svuotare in modo pratico e dall'altro un manico per impugnarle. Si potevano usare da sedute o accovacciandosi leggermente. Nel Settecento divennero di uso comune per tutte le donne che le portavano sempre con sé e, fatto ancora più inquietante, le usavano ovunque, ai balli, a tavola, in chiesa, in carrozza. Una volta usate e riposte coperte, i domestici avevano il compito di svuotarle. Sapendo che allora tutto era sfarzo, potrete immaginare che non si trattava di semplici vasi da notte di candida porcellana bianca. Alcune erano addirittura piccole opere d'arte in porcellana. Quando le dame andavano ai balli o ai grandi eventi sociali, dove non potevano recarsi al bagno a causa degli strati e sostrati dei vestiti da cerimonia in cui erano infagottate, usavano la bourdaloue. Una povera cameriera la posizionava con discrezione tra le cosce della signora e quando la signora aveva fatto, la toglieva e si occupava di farla sparire molto rapidamente. A passeggio. Le nostre signore, durante le lunghe passeggiate con le amiche, se avevano un bisogno impellente e improvviso, sostavano chiacchierando e lo facevano direttamente in piedi sul posto, di qualunque cosa si trattasse. Una volta finito, molto tranquillamente, riprendevano a camminare passandoci sopra con il loro lungo strascico. Questo era possibile perché le mutande delle donne vittoriane erano tagliate proprio lì, lasciando le parti intime scoperte. Si trattava di due gambe di tessuto unite in vita da una fettuccia, ma prive di cavallo.
Per gli uomini in questo senso la situazione era leggermente migliore, potevano usare i bagni pubblici dove pagando potevano liberarsi senza farsela letteralmente addosso. Inoltre loro avevano la comoda patta dei pantaloni che gli offriva la possibilità di liberarsi in modo molto più pratico delle signore. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e fatemi sapere in un commento se vi interessano queste curiosità sul passato e sul mondo vittoriano. Ci vediamo al prossimo video, ciao!